Inghilterra e giardini sono un binomio indissolubile. Ci sono pochi altri paesi in cui l'amore per i giardini è così diffuso tra la popolazione ed è una parte integrante della cultura e dell'identità nazionale. In Inghilterra ci sono tanti tipi di giardini, da quelli maestosi e formali dei palazzi nobiliari ai grandi parchi delle residenze di campagna, ma lo stile per cui l'Inghilterra è più famosa è il cosiddetto cottage garden, uno stile che è tipico dei cottage della campagna inglese. In questo video vi farò conoscere il mio giardino, che in piccolo è un esempio tipico di un cottage garden. Restate con me per scoprire quali sono le caratteristiche di questo stile e come anche voi potete dare un tocco British al vostro giardino. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Quando si pensa a un cottage, l'immagine che viene subito in mente è quella di una piccola casa molto romantica con un giardino pieno di fiori. E questa non è solo un'immagine idealizzata, è la realtà. Con rare eccezioni, tutti i cottage inglesi hanno il loro giardino, quello che qui si chiama cottage garden. Il cottage garden è una tipologia ben definita di giardino, che è tipica soprattutto dei villaggi della campagna inglese. Di fatto è un giardino informale, dove la parola d'ordine è abbondanza. I giardini dei cottage sono giardini asimmetrici e informali, dove c'è sempre una mescolanza di piante ornamentali e piante commestibili. E soprattutto ci sono bordi e aiuole piene di fiori e piante, in cui sostanzialmente non ci sono spazi vuoti. I bordi sono una delle caratteristiche più tipiche dei cottage garden e spesso seguono linee curve e sinuose, che sono in netto contrasto con le linee rette e le simmetrie che sono tipiche dei giardini formali, come ad esempio i famosi giardini all'italiana. Nei bordi dei cottage garden ci sono quasi sempre piante e fiori di altezze e colori diversi, piante che spesso coprono anche parte dei vialetti che collegano le varie zone del giardino e che crescono letteralmente una a fianco dell'altra. Insomma, a prima vista sembra una sorta di caos senza senso, ma se si guarda con più attenzione si vede che dietro questo apparente disordine si nasconde in realtà un disegno ben preciso. Le curve, l'abbondanza di colori e le differenti altezze delle piante creano movimento, connettono in modo naturale le varie zone del giardino e creano un senso generale di armonia che rende questi giardini assolutamente irresistibili. Il mio cottage non fa eccezione a questa regola e in questo video voglio mostrarvi proprio il mio giardino, che in piccolo è un esempio di un tipico cottage garden, anche se non è ancora finito come vorrei. Realizzare un autentico cottage garden richiede anni di lavoro e anche tanti soldi. Io e mio marito siamo appena all'inizio di questo percorso, ma siamo molto contenti di quello che abbiamo realizzato in questi anni. Dunque, prima di iniziare questo giro, voglio fare una premessa generale. Il mio giardino è diviso in 3 zone separate. Un piccolo giardino davanti casa, un patio stretto sul retro del cottage e il giardino vero e proprio, che è quello in cui mi trovo adesso e che è sicuramente la parte più bella. Quando sono venuta a vedere il cottage per la prima volta nel 2021, questo giardino è stata la cosa che mi ha colpito di più, in tutti i sensi. Da un lato è stata una bellissima sorpresa,
perché onestamente non mi aspettavo che un cottage così piccolo avesse un giardino così grande. Dall'altro lato però ero anche preoccupata. Come vedrete, questo giardino non è un semplice prato con qualche vaso di fiori dove basta tagliare l'erba e annaffiare le piante. È, come si dice qui in Inghilterra, un giardino maturo, cioè un giardino pieno di piante, fiori, siepi, zone diverse, c'è addirittura un laghetto. Insomma, è un giardino che richiede tanto lavoro e anche una discreta conoscenza di piante e fiori. Prima di venire a vivere a Chawton io non ho mai avuto un giardino così, né in Italia né in Inghilterra, e quindi mi chiedevo se sarei stata in grado di gestirlo. Oggi però sono davvero contenta di aver fatto questo passo, innanzitutto perché ho imparato tante cose nuove sul mondo dei fiori e delle piante, e soprattutto perché ho scoperto che lavorare in giardino mi piace davvero tanto. Certo, è faticoso, ma al tempo stesso è rilassante, terapeutico direi, e alla fine quando vedi i risultati è anche estremamente gratificante. Io e mio marito passiamo molto tempo in giardino, non solo a lavorare ma anche a rilassarci, e questo è diventato davvero il nostro angolo di paradiso. Adesso però basta con le chiacchiere e andiamo a vedere la prima zona del giardino, cioè il giardino sul davanti del cottage. Ecco, questo è il giardino che ho sulla parte frontale del mio cottage. Come potete vedere non è molto grande, ma è uno spazio che io amo molto e di cui mi prendo cura durante tutto l'anno. Il giardino è delimitato su 3 lati da una siepe di tasso molto spessa, che oltre a separare il nostro giardino da quello degli altri cottage, ci dà anche una grande privacy. La strada che passa qui davanti di fatto è una strada chiusa, quindi in realtà non c'è molto traffico, ma è anche la strada che collega la casa museo di Jane Austen alla tenuta di Chawton House, e quindi di fatto è piena di turisti che qui passeggiano tutto il giorno e che spesso si fermano anche a fotografare questi cottage. Per questo motivo io l'ho ribattezzata la Promenade. Ma grazie a questa siepe, quando mi fermo a fare colazione o a bere qualcosa seduta a questo piccolo tavolino, nessuno di fatto mi può vedere. Un bel vantaggio, direi. Adesso vi faccio vedere alcune caratteristiche di questo piccolo giardino. Questo è un pozzo, sì, un pozzo vero con tanto di acqua sul fondo e non una semplice fila di mattoni rossi. Questi cottage risalgono tutti al 1600 e quindi era normale che avessero un pozzo comune da cui attingere l'acqua. Ovviamente adesso il pozzo non è più utilizzato, ma io e mio marito non abbiamo ancora deciso cosa farci. Se lasciarlo così, se creare una fioriera, oppure se riattivarlo come pozzo. Ovviamente questa opzione richiede anche un bel investimento economico e quindi magari è un bel progetto per il futuro. Questa che vedete alle mie spalle è l'aiuola. Questa è un'aiuola tipica di un cottage garden, perché i fiori sono fiori tipici dei cottage e questi fiori sono tutti perennials, cioè sono fiori che spariscono in inverno e crescono da soli di nuovo in primavera e in estate. La cosa bella è che qui da primavera fino all'autunno c'è sempre qualcosa di interesse. Si inizia a marzo-aprile con i giacinti, i tulipani, i narcisi, poi ovviamente a giugno fioriscono le rose e fioriscono i lupini. Adesso è il turno di crocosmia con questi bellissimi fiori rossi
e a breve fioriranno anche i meravigliosi gigli. Ma la perla di questa aiuola è la bellissima rosa rampicante che potete vedere sopra la finestra della sala. Anzi, più rose perché sono più di una. Ovviamente adesso la rosa è sfiorita, ma vi assicuro che nel mese di giugno quella finestra è un'esplosione di colori e anche di profumi, perché questa rosa emana davvero un profumo intenso. Io vivo in questo cottage da 5 anni, ma ogni volta che arriva il mese di giugno e guardo questa immagine, letteralmente una cascata di rose che incornicia quella finestra, mi chiedo, ma esiste un'immagine più inglese di questa? Credo proprio di no. Adesso l'ultima cosa che voglio farvi notare è questo portico. Il portico è di epoca vittoriana, ma a me piace molto. In particolare mi piace quel trifoglio stilizzato in alto, perché secondo me aggiunge davvero un tocco romantico al cottage. Tutti e tre i cottage hanno lo stesso portico, della stessa forma e esattamente dello stesso colore, perché ovviamente questa è una delle parti vincolate della casa. E si può capire perché in effetti è davvero un elemento distintivo. Ma adesso sapete cosa faccio? Vi porto a vedere il cuore vero del mio giardino, quello che ho sul retro del cottage. Ecco, questo è il patio di cui vi parlavo prima, un piccolo spazio a cui, come avete visto, si accede direttamente dalla cucina e che io considero a tutti gli effetti una parte integrante del mio giardino. Anche in questo caso ho cercato di creare uno spazio in linea con lo stile dei cottage garden. Ho messo piante e fiori un po' dappertutto, anche qui sulle pareti, e ho cercato di creare una mescolanza di colori molto accesi e ho utilizzato materiali che sono tipici dei cottage: il legno, la pietra e il ferro battuto. Queste sono delle dalie che tra l'altro ora sono nel pieno della fioritura. Questo fiore rosso fuoco è una begonia. Qui dietro poi ci sono alcuni vasi con una petunia fucsia, una pianta di lobelia e dei garofanini fucsia. Da questo lato potete vedere delle rose che ora ovviamente sono sfiorite, ma fino a qualche settimana fa erano piene di fiori. Adesso però è davvero arrivato il momento di portarvi a vedere il giardino vero e proprio, che è letteralmente qui dietro e a cui io ho dato anche un nome: Secret Garden. Sì, lo so, non è un nome molto originale, ma secondo me è perfetto, perché come vi dicevo prima, questo giardino è una vera sorpresa. È di fatto un giardino nascosto che nessuno si aspetta di vedere e devo dire che è anche estremamente tranquillo e privato. Insomma, è davvero un secret garden come quello del famosissimo libro.
Adesso mi trovo nel giardino vero e proprio, quello che ho sul retro del cottage, e in particolare sono in questa zona che io chiamo il cerchio. Questo giardino è diviso, diciamo, in 4 zone, o stanze, come le chiamerebbero gli inglesi. Questa, appunto, che io chiamo il cerchio, il laghetto, il viale delle rose e il prato, che è la parte finale del giardino. Dunque, questa zona l'ho chiamata appunto il cerchio perché, come potete vedere, è perfettamente circolare ed è delimitata da una siepe di bosso. Questa per noi è la zona della socializzazione. Qui abbiamo il nostro tavolo, il barbecue, io ho il mio lettino dove amo sdraiarmi e noi qui pranziamo e ceniamo regolarmente, invitiamo i nostri amici, ma a volte semplicemente ci rilassiamo leggendo un libro o bevendo una tazza di tè. Da quella parte c'è un albero molto grande che è uno yew tree, cioè un tasso. Questo albero è molto vecchio, ha sicuramente più anni del nostro cottage, quindi ha almeno 500 anni e proprio per questo motivo è un albero protetto, quindi per essere potato dobbiamo chiedere il permesso. Da questo lato invece potete vedere questa specie di collinetta. Questa collinetta ha una storia interessante perché io, come vi dicevo, ho anche un laghetto in questo giardino e quando questo laghetto è stato creato, la terra che è stata rimossa è stata utilizzata per creare questa collinetta. Una bella idea! Qui ci sono alcune piante interessanti che vi voglio far vedere. La prima è questa. Allora, questa pianta in inglese si chiama goldenrod, cioè verga dorata, ed è una pianta che io onestamente non conoscevo prima di venire a vivere a Chawton. Fa dei bellissimi fiori gialli che creano una meravigliosa macchia di colore nel mese di agosto. E la cosa fantastica è che è un perennial, quindi in inverno scompare del tutto e poi rinasce da sola in estate. Questa che vedete in alto è una splendida magnolia grandiflora che fa non tantissimi fiori, ma fa dei bellissimi fiori bianchi molto grandi che stanno, diciamo, fiorendo proprio in questo periodo. Forse, ecco, riuscite a vederne uno, ma ha tanti bocci. Questo albero piccolino qui vicino si chiama invece Cenotus. Non so onestamente il nome in italiano. Quest'anno devo dire che non è in ottime condizioni, forse risente di questa estate particolarmente asciutta e calda, ma fa dei bellissimi fiori piccolini ma quasi di un blu intenso. Wow! Ho visto adesso che il mio giglio è fiorito, è il primo giglio della stagione questo. Ed è il mio colore preferito perché io ho anche dei gigli sul davanti del giardino che però sono bianchi, ma questo colore è meraviglioso. Tra l'altro l'anno scorso ho partecipato alla competizione floreale qui a Chawton organizzata dal nostro Chawton Gardening Club proprio con questi gigli e ho vinto il secondo premio. Questa che vedete sotto si chiama Phlox ed è un altro fiore tipico dei cottage. Ecco, adesso vi porto a vedere il viale delle rose. Per andare al viale delle rose passiamo sotto questo arco dove potete vedere una rosa rampicante che chiaramente adesso è sfiorita, ma queste strutture sono tipiche dei giardini dei cottage. Spesso sono fatte ad arco, ma possono essere anche dei tunnel con piante, diciamo, rampicanti, spesso delle rose. Ecco, adesso questo è il viale delle rose. Si capisce bene perché queste piante sono tutte rose. Ora ovviamente sono sfiorite, ma se voi venivate qui qualche settimana fa, qui era un'esplosione di colori. Queste rose io le ho trovate, quindi non so esattamente che tipo di rose siano, ma sono tutte di colori diversi e alcune hanno un profumo veramente intenso. Da questo lato invece c'è questo albero, questo arbusto che è molto carino, che a me piace per il suo colore. In inglese si chiama smoke tree, quindi l'albero del fumo, e
mi piace proprio perché le foglie hanno questo colore burgundi, no? Bordeaux, quindi sono un po' diverse dal solito verde. Accanto a questo albero c'è una camelia che invece ho piantato io e che fa dei bellissimi fiori rosa in primavera. E come vi dicevo, io alle magnolie sono anche molto affezionata perché mi ricordano la mia nonna. Queste sono 2 hoste. Anche questa è una pianta che ho conosciuto quando sono venuta a vivere in Inghilterra. Sono piante molto resistenti anche, diciamo, all'ombra, ed è per questo che le ho piantate in questa zona che non riceve molto sole, e fanno dei bei fiori, come potete vedere stanno fiorendo adesso, di un colore, diciamo, lilla, e ce ne sono di tantissimi tipi. Queste, come potete vedere dalle foglie, sono di 2 tipi diversi, ma ne ho una che vi mostrerò a breve, molto molto bella e molto grande. Adesso andiamo verso il laghetto. Ecco, questo è il mio laghetto. Adesso mi trovo sul bordo del laghetto perché voglio farvi vedere alcune piante che si trovano da questo lato. La prima è questa grande hosta. È una pianta che io non conoscevo prima di venire qui, ma sono rimasta colpita dalle sue dimensioni. È un perennial tra l'altro, quindi in inverno scompare del tutto e poi inizia di nuovo a germogliare in primavera. E guardate in estate che spettacolo! Ora sta anche fiorendo e fa questi fiori color lilla, ma i fiori diventeranno molti di più. Questo albero è uno dei miei preferiti, è un acero giapponese e in autunno è uno spettacolo perché diventa di un colore rosso fuoco. La pianta verde che vedete a fianco è invece un'altra magnolia, ma è la magnolia stellata e fa dei bellissimi fiori bianchi nel mese di maggio. Questa in basso è una rosa e adesso non potete vedere il suo colore perché è sfiorita, ma è una delle mie preferite perché fa delle rose di un colore albicocca veramente delicato che a me piace molto. Adesso vi porto però a vedere un'altra rosa molto interessante. Quello è un ciliegio che fiorisce in primavera. E ecco qui, a proposito di Secret Garden, c'è un passaggio segreto che collega la zona del laghetto alla zona della socializzazione. Adesso vi porto a vedere questa rosa. Eccola. Questa rosa, come potete vedere, è una rosa rampicante ed è, vi assicuro, anche estremamente vigorosa. Bisogna continuamente potarla perché cresce in modo molto veloce. Adesso in parte è sfiorita, ma potete ancora vedere i fiori che fa. Fa dei piccoli fiori a grappolo di questo colore bianco, ma che a volte sembra quasi sfumare in un rosa pallido. E comunque, guardate qua, è piena di bocci, pronta per la seconda fioritura.
Questo è il mio laghetto, quello di cui vi ho già parlato diverse volte. Gli inglesi lo chiamano il pond ed è una caratteristica che è tipica di molti giardini cottage. A me piace molto questo laghetto, ma devo ammettere che quando mi sono trasferita qui all'inizio ero un po' preoccupata perché pensavo che l'acqua, soprattutto nei mesi caldi, potesse emanare un cattivo odore. In realtà mi sono dovuta ricredere. Comunque, quando ci siamo trasferiti in questa casa, la prima estate io e mio marito abbiamo deciso di far pulire il pond. Quindi il pond è stato svuotato e in quell'occasione abbiamo anche deciso di mettere una pompa che filtra e tiene pulita l'acqua. Questo laghetto è un paradiso per la wildlife. È pieno di piccoli animaletti selvatici. Ci sono dei pesciolini rossi, ci sono le rane, piccole ranette che non sono facili da vedere perché tendono a nascondersi, ma ogni tanto le vedo saltellare nell'erba o nuotare nel pond. Ci sono poi tantissime libellule di un colore blu che onestamente io non avevo mai visto prima, che volano a pelo dell'acqua e che ho scoperto vivendo qui che nascono nel pond. A me piace tantissimo sedermi su quella panchina e osservare tutta questa vita. In particolare poi ci sono diversi uccellini, soprattutto merli e pettirossi, che vengono in questa zona del pond dove ci sono queste statue perché l'acqua è bassa e si mettono a fare il bagnetto e sono tenerissimi. Adesso vi faccio vedere la parte finale del giardino, che come vedete è un vero prato all'inglese. Ecco, questa zona è quella dove io e mio marito abbiamo lavorato di più e dove si vede maggiormente la nostra impronta. Quando ci siamo trasferiti qui, questa parte del giardino era completamente diversa. I precedenti proprietari la utilizzavano principalmente come orto. In fondo al giardino avevano costruito un pollaio e avevano le galline. E in questa zona coltivavano diversi ortaggi come carote, patate e pomodori. Quando siamo venuti a vivere qui, nel settembre del 2021, i proprietari precedenti si erano trasferiti a maggio. Quindi questa casa e questo giardino sono rimasti vuoti per circa 4 mesi, in un periodo in cui tutto cresce e quindi di fatto l'orto di cui vi parlavo in realtà non esisteva più. Qui dietro c'era praticamente una selva piena di erbacce e di rovi. Io e mio marito abbiamo lavorato per settimane per pulire bene tutta questa zona, abbiamo riseminato l'erba e poi abbiamo deciso di creare un bordo in stile cottage, perché come vi dicevo questo è l'obiettivo che abbiamo, diciamo, per il nostro giardino. Quindi in questo bordo che vedete, che ha una forma appunto diciamo un po' sinuosa e non perfettamente rettilinea come i giardini formali, abbiamo piantato diversi fiori sempre stile cottage. Oltre ai lupini, che come avrete capito sono uno dei miei fiori preferiti, ci sono i delphinium, ci sono diversi geranei che qui si chiamano geranei wild, cioè geranei selvaggi, e in fondo ci sono diverse ortensie. Queste ortensie l'anno scorso devo dire non hanno fatto una grande fioritura, ma quest'anno promettono veramente bene e in poche settimane credo che saranno veramente un'esplosione di colori rosa e io sicuramente farò un post su questo. Vi voglio anche far vedere una cosa che ho scoperto in questi giorni mentre facevo le prove per preparare questo video in giardino. Dietro uno di questi geranei c'è un accumulo di foglie che mi aveva incuriosito e ho scoperto che è la casetta di un riccio. L'ho visto solo una volta perché è uscito da solo, ma poi vedendomi me è subito diciamo rientrato, ma è tenerissimo. Questa è un'altra ortensia che sta anche questa facendo molto bene quest'anno e che è un po' più inusuale diciamo come colore, perché fa appunto questi bellissimi fiori bianchi. Da questo lato invece potete vedere questa aiuola. Questa aiuola è un'aggiunta recente al nostro giardino. Qui in realtà c'era un albero di melo,
e devo dire che faceva delle buonissime mele con cui ho fatto delle ottime torte. Quest'inverno purtroppo il melo è morto, non sappiamo perché, e quindi abbiamo deciso di toglierlo e di creare questa aiuola. In questa aiuola, oltre a esserci i lupini, ho piantato anche delle piante di Euchera, che è questa con queste foglie bordeaux, perché mi piace appunto il colore in contrasto con il verde. E poi ci sono delle piantine all'interno di salvia selvatica e ai due lati ci sono due piante che si chiamano Polemonium, scusate, è un nome un po' difficile, e che fanno dei fiori piccolini color lilla ma veramente graziosi. Ho scelto tutte tonalità che vanno dal rosa al viola per creare, diciamo, un'armonia. E con mio marito abbiamo lavorato un'intera giornata per realizzare questa aiuola, ma devo dire che sono molto contenta del risultato. Adesso vi porto a vedere un altro bordo che è sempre in questa parte del giardino. Ecco. Questo bordo in realtà è ancora in elaborazione, non è finito. Questa è una peonia che abbiamo piantato noi, dietro ci sono delle hosta che stanno fiorendo e in particolare vi voglio far vedere questa pianta che ha un nome un po' difficile, si chiama Showy Stonecrop in inglese e fa dei bellissimi fiori bianchi. E l'ho scelta perché è una pianta un po' inusuale e quindi ho voluto dare un tocco un po' diverso al mio giardino. Da questo lato poi questa pianta che vedete nel pond sono degli iris gialli che adesso sono sfioriti ma che nel mese di giugno sono veramente una bellissima macchia di colore e nascono da soli. In inverno non c'è assolutamente niente e poi in primavera queste foglie cominciano a crescere e guardate che spettacolo, diventano praticamente alte quanto la staccionata. Allora, spero che il tour del mio giardino vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia dato un'idea un po' più precisa di come è fatto un tipico giardino di un cottage inglese. L'Inghilterra è famosa per i suoi giardini e in tutto il Regno Unito ci sono migliaia di giardini meravigliosi che sono sicuramente più imponenti e più spettacolari del mio. Ma con le dovute proporzioni, il mio giardino è comunque un esempio di quello stile inconfondibile che si chiama cottage garden. Ovviamente, per farlo diventare un vero cottage garden, c'è ancora molto lavoro da fare. Ma un passo alla volta, questo è sicuramente il mio obiettivo. Il giardino è senza dubbio la parte più impegnativa di questa casa, quella che richiede più tempo e dove potendo bisognerebbe lavorare tutti i giorni. Una cosa che purtroppo tra i video, i tour e ovviamente il lavoro al momento è, direi, davvero impossibile, sia per me sia per mio marito. Io e Giacomo facciamo quasi tutto da noi, ma una volta al mese abbiamo anche un giardiniere che viene ad aiutarci per i lavori più complessi. Diciamo che in media lavoriamo in giardino almeno un paio di giorni al mese, ma in primavera e in estate ovviamente molto di più. Chiaramente in questo periodo dell'anno bisogna tagliare l'erba, potare i fiori, annaffiare, soprattutto se piove poco o niente come quest'anno.
Qualche anno fa non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuto così tanto prendermi cura dei fiori e delle piante, ma anche questo è un altro cambiamento che è una conseguenza della mia scelta di venire a vivere nella campagna inglese. A voi piacciono i giardini dei cottage? Preferite questo stile o quello più formale e rigoroso che è tipico dei giardini all'italiana? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un like, di condividerlo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Tutte queste piccole azioni aiutano enormemente il mio canale a crescere. Grazie mille per il sostegno e ciao!